quite know how to feel when so many people compliment me and use words like legend or inspiration, things like that. These were just gifts that I was given. Vi siete mai chiesti cosa ci fosse dietro gli occhiali scuri e la voce soul di Roy Orbison? L'icona immortale del rock and roll? Sebbene sia stato onorato come leggenda e ispirazione, la sua vita conteneva dolori e segreti indicibili. Dopo molti anni di silenzio, i figli di Roy hanno finalmente rivelato ufficialmente la verità, lasciando i fan sorpresi. Che cosa è successo veramente all'uomo dietro la hit Oh Pretty Woman? Questa storia emozionante e sorprendente vi aspetta per essere scoperta. Non perdetela! L'infanzia di Roy Orbison. Orby Lee Orbison e Nadine Vesta Schultz hanno dato il benvenuto al loro secondo figlio, Roy Orbison, il 23 aprile 1936, a Vernon, in Texas. Roy Orbison era il secondo di 3 figli maschi. Nonostante fosse impiegato come perforatore di campi petroliferi, suo padre Orby riusciva a malapena a procurarsi il denaro necessario per mantenere la sua famiglia di 5 persone. In contrasto con il marito, Nadine era l'esatto opposto di lui. Si dilettava a dipingere e occasionalmente scriveva anche poesie, al contrario di lui, che si dilettava nel duro lavoro e nella sua capacità di prendersi cura della famiglia. Nel 1942, la famiglia si trasferì a Fort Worth nella speranza di ottenere migliori opportunità di lavoro nelle industrie aeronautiche della città. Thomas Orbison, nato nel 1715 e giunto da Lurgan, nell'Irlanda del Nord, per stabilirsi nella provincia della Pennsylvania a metà del secolo. È il nonno paterno diretto di Roy. L'ascendenza di Roy potrebbe essere collegata a Thomas Orbison. Inoltre, c'era un metodo inequivocabile per differenziare i suoi discendenti l'uno dall'altro, ovvero il fatto che tutti avevano problemi agli occhi che richiedevano l'uso di spessi occhiali. Sfortunatamente, Roy iniziò a portare il suo paio di occhiali spessi quando aveva solo 4 anni. Questi occhiali si sarebbero poi trasformati nella montatura nera che tutti conosciamo e amiamo. Il padre di Roy gli regalò una chitarra per il suo 6° compleanno e fu allora che iniziò a interessarsi alla musica. Questo ha ispirato Roy a sviluppare una passione per la musica fin dalla più tenera età. All'età di 7 anni, la musica era diventata il suo obiettivo principale nella vita, nonostante non sapesse suonare. Suo padre e suo fratello maggiore erano sempre pronti a insegnarglielo. Roy ha rivelato che la musica country è stato il genere musicale principale che lo ha influenzato quando era più giovane. Aveva una particolare simpatia per il canto di Lefty Frizzell, in particolare per le canzoni in cui le sillabe biascicate erano molto evidenti. A seguito del profondo impatto che questo stile di canto ebbe su di lui, decise di assumere il nome d'arte di Lefty Wilbury quando si esibiva con i Wilburys in tournée. Hank Williams, Moon Mullican e Jimmy Rogers erano tra gli artisti che amava ascoltare oltre al canto di Lefty. È interessante notare che Ernest Tubb, che all'epoca si esibiva sul retro di un camion a Fort Worth, fu uno dei primi artisti che ebbe la possibilità di ascoltare di persona. Poiché Roy era costantemente circondato da soldati emozionati perché stavano per essere inviati al fronte, Fort Worth ha avuto un ruolo significativo nella sua educazione musicale. Una volta ha raccontato che un'esperienza che gli è rimasta molto impressa è stata quella delle regolari sessioni di canto a Fort Worth. Questo perché era circondato da soldati che stavano per essere inviati al fronte. Nel breve tempo che seguì, fu introdotto alla musica del Texas occidentale che comprendeva il rhythm and blues e il Tex-Mex, gli arrangiamenti sinfonici di Mantovani e la musica Cajun. Una delle prime canzoni che eseguì in pubblico fu lo Standard Cajun Joel Blan, che ebbe un effetto significativo su di lui e divenne uno dei suoi brani preferiti. Dopo aver iniziato a dimostrare le sue capacità canore in un programma radiofonico locale quando aveva solo 8 anni, Roy divenne il presentatore del programma alla fine degli anni 40. In ogni caso, all'età di 9 anni Roy si iscrisse e vinse un concorso radiofonico su KWC. Questo gli permise di avere un programma radiofonico tutto suo, in cui cantava sempre le stesse canzoni ogni settimana. Tuttavia, nonostante la sua passione per la musica e il fatto che sembrasse ottenere buoni risultati nella professione, continuò a nutrire un forte interesse per il proseguimento degli studi. La scuola elementare di Denver Avenue, situata a Fort Worth, era la sua scuola preferita. Nonostante ciò, i suoi genitori trasferirono lui e suo fratello Grady Lee a Vernon, dove avrebbero vissuto con la nonna.
All'epoca Roy aveva solo 8 anni e la Seconda Guerra Mondiale stava per finire. Questo spinse i genitori di Roy a tornare a Vernon, dove risiedono tuttora. D'altra parte, alla fine si trasferirono ancora una volta nel 1946, questa volta a Wink, in Texas, nella speranza di trovare lavoro. Roy, invece, non era particolarmente soddisfatto di questa decisione. La sua descrizione della vita lì includeva il calcio, i campi petroliferi, il petrolio, il grasso e la sabbia. Era felicissimo quando finalmente riuscì a fuggire dall'arida città. Ha descritto la vita lì come una partita di calcio. Quando era molto più giovane, non gli importava nulla del suo aspetto. Tuttavia, quando iniziò a sperimentare la pubertà e a diventare socialmente più consapevole, Roy decise di iniziare a tingere i suoi capelli, che erano praticamente bianchi, di nero. Nonostante il fatto che fosse naturalmente riservato, che stesse per conto suo e che fosse eccezionalmente cortese e disponibile. Il fatto che avesse i capelli bianchi non aiutava le cose. Roy era così riservato che a scuola, durante la ricreazione, spesso si sedeva da solo e suonava la chitarra senza nessun altro intorno. Questo accadeva mentre gli altri bambini erano sul campo a svolgere attività che richiedevano uno sforzo fisico. A causa della sua mancanza di talento atletico, divenne estremamente riservato e lottò costantemente con l'autostima. Roy, invece, era in grado di mettere da parte la sua timidezza quando era il momento di cantare e spesso era desideroso di esibirsi. Nonostante ciò, continuò a considerare la sua voce come distintiva ma non particolarmente notevole. Quando si trattava di musica, aveva sempre le idee migliori, e alcune di queste idee avrebbero portato alla formazione della sua prima band. Forse era timido, ma aveva sempre le idee migliori. Wink Westerners. Roy, che all'epoca aveva 13 anni, ebbe l'improvvisa consapevolezza di dover riunire alcuni individui e farli entrare in una band. Wink Westerners furono fondati nel 1949 da 3 compagni di scuola che si erano avvicinati grazie al reciproco apprezzamento per la musica. Questa consapevolezza fu l'impulso per la formazione della band. James Morrow suonava il mandolino elettrico, Richard West il pianoforte e Billy Pat Ellis era il batterista designato. Slob Evans suonava il violino basso e Richard West il pianoforte. Avevano una maggiore affinità con la musica country standard ed eseguivano molte canzoni di Glenn Miller nei locali honky tonk e nel loro programma radiofonico settimanale mattutino su Curb a Kermit, in Texas. La loro prima esibizione dal vivo avvenne nel 1953 in occasione di un'assemblea scolastica e, data la loro popolarità, fu chiesto loro di esibirsi a un ballo per $400. In quello stesso momento, Roy ha avuto l'intuizione di poter fare carriera grazie ai suoi sforzi musicali. Di conseguenza, quando compì 15 anni, decise che, invece di imparare a suonare la chitarra, era giunto il momento di iniziare a usare la chitarra per integrare i suoi sforzi vocali. Dopo aver preso questa nuova decisione, la band si è messa alla ricerca di lavoro e fama e, di conseguenza, ha partecipato a un concorso di talenti trasmesso dalla KM Ed Television di Midland, in Texas, nell'anno 1953. Il concorso è stato vinto da loro e il premio consisteva in un servizio di 30 minuti in una trasmissione televisiva locale. Grazie al cielo, ebbero successo. Dopo la conclusione del concerto, Roy si rivolse al proprietario dell'organizzazione che sponsorizzava il programma e si informò sulla possibilità di sponsorizzare il gruppo per altri spettacoli continuativi. Il proprietario accettò e, di conseguenza, il gruppo iniziò a esibirsi settimanalmente su KM Ed Television, il venerdì sera e su Cosa TV, una stazione televisiva di Odessa, il sabato sera. Dopo aver completato gli studi superiori nel 1954, Roy decise di ampliare la sua formazione, iscrivendosi al programma di geologia del North Texas State College, situato nel centro di Denton. Secondo le voci, aveva un piano di riserva per trovare un impiego nei campi petroliferi, nel caso in cui la sua carriera musicale non fosse andata a buon fine. D'altra parte, durante il primo anno di corso, si disinteressò talmente tanto che decise di passare allo studio della storia e dell'inglese. Ciò nonostante, il metodo di espressione musicale preferito da Roy era quello di collaborare con i suoi colleghi Billy Pat Ellis, Dick Penner e Wade Moore. Inoltre, Penner e Moore avevano appena composto una canzone rockabilly dal titolo Ooby Dooby,
che aveva colpito Orbison. Di conseguenza, Orbison iniziò a valutare la possibilità di registrare la canzone per pubblicarla. Non appena seppe che il suo compagno di studi, Pat Boone, aveva ottenuto un contratto discografico, la sua determinazione fu ulteriormente rafforzata. Dopo un ballo di Capodanno eseguito nel 1954, che si concluse con l'esecuzione di Shake, Rattle and Roll in continuazione, il gruppo finì per spostare il proprio stile musicale verso il rock and roll a un certo punto del futuro. Inoltre, Elvis Presley ebbe un impatto significativo su di lui, poiché aveva assistito alla sua esibizione nel 1954 ed era rimasto molto stupito dalle buffonate che mostrava sul palco. I Teen Kings purtroppo. Roy si trovò nella posizione di dover rinunciare all'iscrizione al North Texas State College per iscriversi all'Odessa Junior College alla fine del semestre. Sfortunatamente, anche i Wink Westerners furono sciolti nell'autunno del 1955, il che spinse Roy a fondare una nuova band che chiamarono Teen Kings. Roy, Billy Pat Ellis e James Morrow, tutti membri dei Wink Westerners, facevano inoltre parte della band, insieme a Jack Kennelly, che suonava il basso, e Johnny Wilson. È interessante notare che Roy avrebbe incontrato la sua futura moglie, Claudette Frady, che aveva solo 14 anni, a un ballo in cui suonavano i Teen King. Nel marzo del 1956, il gruppo riuscì a registrare la sua canzone di debutto, Ooby Dooby, nello studio di Norman Petty a Clovis, nel New Mexico. La richiesta di Roy fu accolta con successo. Non passò molto tempo prima che l'etichetta startup G-Well Concert Odessa la pubblicasse come lato B dell'album Joe E, e fu pubblicato in breve tempo. 101 è una persona sola. Dopo l'uscita del brano, Roy giunse alla conclusione che un'etichetta discografica più completa sarebbe stata in grado di garantire la vendita di un maggior numero di copie dell'album. Pertanto, discusse con un legale la possibilità di annullare il contratto con G-Well. Dopo qualche tempo, riuscirono a trovare un accordo e il gruppo era ora libero di cercare una nuova etichetta discografica per promuovere Ooby Dooby in futuro. D'altra parte, c'è stata una battuta d'arresto, dato che aveva registrato una demo della canzone per la Columbia Records, che l'ha rifiutata. Tuttavia, la Columbia fece pubblicare a uno dei suoi artisti sotto contratto, Sid King, una versione di Ooby Dooby prima che Orbison potesse offrire il nastro a un'altra casa discografica. Dopo una serie di avvenimenti, sfide e occasionali disaccordi, Sam Phillips, proprietario della Sun Records, estese finalmente un'offerta di contratto ai Teen Kings. In seguito, si recano ai Sun Studio di Memphis per registrare nuovamente Ooby Dooby allo scopo di pubblicare il loro nuovo album. Contemporaneamente, Sam Phillips mise sotto contratto la band per un periodo di circa 1 o 2 anni. Sebbene Roy intendesse registrare ballate emotive piuttosto che canzoni rockabilly, Sam richiedeva canzoni rockabilly. Di conseguenza, la caccia di Sam a un successore di Elvis Presley lo portò a scegliere Carl Perkins. Quasi subito dopo, Carl fu coinvolto in un incidente automobilistico che lo lasciò gravemente ferito. Questo diede ai Teen Kings una tregua, che alla fine portò all'uscita di Ooby Dooby e Go 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 come singolo. 242 della Sun nel maggio del 1956. Poco dopo, i Teen Kings intraprendono un tour esplorativo dei cinema drive-in nelle aree di James, Johnny Horton, Carl Perkins e Cash. Poiché Roy era fortemente influenzato da Elvis Presley, durante i suoi concerti si comportava spesso in modo frenetico. Fece tutto il possibile per raccogliere consensi, poiché aveva l'impressione di avere una sola canzone di successo. Ooby Dooby raggiunse la posizione più alta nella classifica di Billboard al numero 59 nel giugno del 1956 e vendette un totale di 200.000 copie. I singoli successivi, invece, non entrarono in classifica. Quando la band si esibì all'Overton Park Shell il 1 giugno 1956, scoppiò un disaccordo su chi Elvis Presley aveva complimentato in precedenza. Questo fu l'inizio del conflitto interno alla band. Con il passare del tempo, la band si rese conto che gli assegni ricevuti dai concerti non erano sufficienti a coprire le spese. Inoltre, scoprirono che la vita di una band itinerante era un'esperienza scoraggiante a causa del fatto che la Banarbigala
Loro contratto non prevedeva il pagamento di royalty quando le loro canzoni venivano trasmesse alla radio. Inoltre, Roy aveva purtroppo esaurito tutte le sue risorse finanziarie alla fine dell'anno 1956. È possibile che Roy abbia preso in considerazione la possibilità di registrare un singolo senza i Teen Kings dopo aver ricevuto l'incoraggiamento di Norman Petty a farlo. In seguito alla rivelazione che Roy aveva rivelato la sua intenzione di ribattezzare il gruppo come Roy Orbison and the Teen Kings, i restanti membri della band decisero di abbandonare Roy durante la sessione di registrazione. Lo scioglimento ufficiale della loro relazione avvenne nel dicembre del 1956 e Sam stesso ha dichiarato che il problema principale che dovettero affrontare fu la tendenza di Roy a essere un individuo solitario. Poiché il contratto di Roy con la Sun Records non consentiva di avere un cantante che non avesse una band, il fatto che non ci fosse una band con cui suonare si rivelò un problema per lui. Fama e fortuna. Nel 1956 decise di intraprendere la carriera di artista solista. All'indomani della rottura, Roy rimase a Memphis con la fidanzata Claudette, che stava a casa di Sam. Dopo qualche settimana, tornò in tournée con Johnny Cash, Sonny Burgess, Eddie Cochran e Gene Vincent. Suonava principalmente canzoni di altri artisti prima di concludere il set con una sua canzone. Dopo essere stato introdotto nella cerchia sociale di Elvis, ad un certo punto Roy finì per andare a prendere l'accompagnatore di Elvis nella sua Cadillac viola. Questo avvenne dopo che Roy era stato introdotto nel gruppo sociale di Elvis. D'altra parte, nell'agosto del 1957, tornò allo studio di registrazione Sun e registrò un certo numero di nuove canzoni usando solo la sua chitarra acustica piuttosto che una band. Tuttavia, i suoi tentativi furono infruttuosi e alla fine rinunciò al suo sogno di diventare un artista discografico per dedicarsi ad altre attività. Sam disse che la padronanza della chitarra di Roy lo impressionava molto, anche più della sua voce. Claudette, che all'epoca aveva 16 anni, aspettava che Roy tornasse nel Texas occidentale e poco dopo i due iniziarono a discutere della possibilità di sposarsi. Roy tentò ancora una volta di cantare ballate e, dopo aver scritto The Clown, ricevette un'accoglienza tiepida. Questo fu il suo secondo tentativo di cantare ballate. Un produttore della Sun Records gli consigliò anche che non avrebbe mai avuto successo come cantante di ballate. Nonostante ciò, si impegnò a presentare la sua Claudette alle cantanti donne che incontrava in tournée. Nell'aprile del 1958, gli Everly Brothers la registrarono come lato B della loro canzone di successo, All I Have to Do Is Dream. Questo fu il momento in cui ebbe finalmente fortuna. Nel marzo del 1959, Claudette riesce a mantenere la posizione numero 30 in classifica. Nonostante ciò, Roy lasciò la Sun Records non molto tempo dopo un disaccordo sulle royalties da pagare per la canzone Claudette. Infine, nel 1957, Roy e Claudette si sposarono e nel 1958 diedero il benvenuto al loro primo figlio. Inoltre, Roy fu in grado di acquistare la più costosa Cadillac nuova disponibile utilizzando i soldi dei diritti d'autore che Claudette aveva fornito. Purtroppo, lui e la moglie sperperarono i soldi che avevano in modo stravagante e, di conseguenza, rimasero presto disoccupati e furono costretti a trasferirsi dai genitori di Roy a Wink. All'inizio dell'anno successivo, decise di smettere di esibirsi per un periodo di 7 mesi. Negli anni 1958 e 1959 lavorò presso la Acuff Rose Music, una società di composizione di canzoni specializzata nella produzione di musica country. Era sua responsabilità comporre una canzone, creare un certo numero di cassette dimostrative e poi inviarle a Wesley Rose, che avrebbe poi cercato opportunità per registrarle con altri artisti musicali. Fu così che iniziò a lavorare con Chet Atkins, chitarrista di Elvis Presley e anch'egli ammirato. La vita di Roy divenne presto una ripetizione della stessa routine. Si esibiva di notte, viveva in un appartamento angusto con la moglie e il figlio piccolo e portava la chitarra in macchina per comporre nuove canzoni. La sua caparbia determinazione lo ripaga e in breve tempo riesce a instaurare un rapporto di lavoro con Fred Foster, produttore della Monument Records, la casa discografica a cui finirà per passare. Lo stile di Roy prende vita alla Monument, che conferisce alla sua musica un suono raffinato e professionale.
Questo culminò nel fatto che Roy poté finalmente dare alle sue tendenze musicali la libertà di manifestarsi. Poco dopo, registrò 3 nuove canzoni, la più importante delle quali era Uptown, scritta con Joe Melson e pubblicata per la prima volta nella seconda metà del 1959. Era il suono più bello del mondo in quel momento, secondo Joe, che era così entusiasta del risultato che lo ricorda come il suono più bello del mondo. Uptown è stata la prima canzone di Rob e Joe a entrare nella top 100 della classifica Billboard Hot 100. È stata una canzone piuttosto insignificante. Si trattò di un successo piuttosto insignificante. È interessante notare che questo successo avvenne proprio mentre il periodo del rock and roll degli anni 50 stava volgendo al termine. All'inizio del 1960, Roy e Joe lavorarono insieme a un'altra canzone intitolata Only the Lonely, Know the Way I Feel, quando fu pubblicata. Questa canzone rappresentò un cambiamento significativo rispetto al lavoro precedente di Roy. Oltre a incorporare i temi delle canzoni precedenti, aggiunsero anche archi e coristi. E Roy ebbe anche l'opportunità di mostrare la sua voce straordinaria cantando una nota importante in falsetto. Nonostante Roy avesse tentato di registrare la canzone a Memphis con Elvis Presley, alla fine decise di registrarla a Nashville, utilizzando un nuovo processo di missaggio che sarebbe poi diventato il suo suono distintivo. Only the Lonely è stato un enorme successo, salendo al secondo posto della classifica Billboard Hot 100 e raggiungendo la vetta delle classifiche sia nel Regno Unito che in Australia. Questo lo catapultò alla ribalta dell'industria musicale quasi da un giorno all'altro. Dopo aver raggiunto questo livello di popolarità, Roy iniziò a modificare le canzoni per mettere in mostra le sue abilità canore distintive. Lo status di Roy come voce distintiva nell'industria musicale si affermò definitivamente grazie ai singoli che lui e Joe scrissero insieme, Come Blue Angel e I'm Hurtin'. Inoltre, il trasferimento a Nashville con la famiglia è servito a stimolare ulteriormente la sua produzione creativa, che ha portato alla creazione di canzoni come Running Scared, che ha messo in mostra la sua gamma vocale e la sua intensità emotiva. Inoltre, l'approccio insolito di Roy ha portato alla creazione di altre canzoni da classifica, Come Crying, Dream Baby e How Long Must I Dream, e The Toiling Away for the Man. Durante un tour in Australia, le sue ballate drammatiche gli valsero il soprannome di The Big O. Questo soprannome gli rimase impresso per tutta la tournée. Il suo impatto nell'industria musicale rimase ineguagliato e, di conseguenza, fu uno degli artisti di maggior successo negli Stati Uniti per tutti i primi anni 60. Questo nonostante abbia dovuto affrontare ostacoli sia personali che professionali. Roy, il figlio della tragedia, si era sposato con la sua dolce metà nel 1957 e Peggy, nonostante la coppia avesse dovuto affrontare una serie di circostanze difficili, almeno erano soddisfatti della loro relazione. Sfortunatamente, quando l'ascesa di Roy alla popolarità cominciò a far sentire il suo peso su di loro, la loro relazione sarebbe stata presto gettata nella zona turbolenta e sarebbe stato difficile per loro mantenerla. L'idea che la coppia divorziasse fu portata per la prima volta all'attenzione del pubblico nel novembre del 1964. Poco dopo, il divorzio fu finalizzato e fu rivelato che Claudette aveva apparentemente una relazione. Entrambi gli eventi si verificarono contemporaneamente. Secondo le notizie dell'epoca, Roy si era allontanato dalla famiglia a causa dei suoi viaggi e la giovane moglie non riusciva a sopportare la solitudine e la solitudine. Di conseguenza, decise di prendere in mano la situazione e iniziò un rapporto con l'appaltatore che aveva costruito la loro casa a Hendersonville, nel Tennessee. Prima di intraprendere una tournée in Australia con i Rolling Stones, Rolf Harris e Dionne Warwick, Roy si trasferisce in un luogo che si allontana notevolmente dalla sua vita domestica danneggiata. Nonostante il fatto che Roy fosse in seconda fila rispetto agli Stones, il tour fu un successo per lui. Contribuì a spianare la strada alla sua hit numero 1, Penny Arcade, pubblicata negli Stati Uniti diversi anni dopo. Dopo la tournée, Roy tornò nel Tennessee, ma affittò la sua casa perché aveva ricordi angoscianti di Claudette. Nonostante il divorzio, Roy si rese conto di amarla ancora. 10 mesi dopo il divorzio, nel 1968, si riunirono con gioia a Londra, dove presero la decisione di risposarsi, riconciliarsi e mettere da parte i loro problemi. È stata una fortuna che questa riunione sia avvenuta nello stesso momento in cui
Roy ha firmato un lucroso contratto con la MGM del valore di $1 milione. Questo accordo segnò il suo ingresso nel mondo del cinema, che gli piacque molto. Grazie a questo accordo, poté ridurre il numero di tournée e trascorrere più tempo a casa. Quando Roy e Claudette ebbero più tempo a disposizione, si dedicarono al loro comune entusiasmo per le motociclette, girando abitualmente sui circuiti e partecipando a tour in tutto il mondo. Perdite strazianti. La vita di Roy sembrava essere stabile, dal momento che la sua famiglia si era riunita. Tuttavia, mentre Roy era in tournée in Inghilterra, fu coinvolto in un incidente in moto. Nonostante si fossero riconciliati, il loro stile di vita rischioso alla fine li raggiunse e il 6 giugno 1966 Claudette ebbe un incidente e morì. Dopo aver subito una perdita così tragica, Roy si dedicò ai suoi sforzi creativi, permettendo ai suoi sentimenti di essere espressi attraverso la sua arte. Roy si sentiva scollegato dal cambiamento dei tempi e dalle sue strane circostanze personali. Come ha osservato in seguito, non ha sentito molto a cui potersi riferire. Quindi è rimasto lì come un albero in cui i venti soffiano e le stagioni cambiano. E tu sei ancora lì e fiorisci di nuovo. Questo nonostante il fatto che abbia trascorso una quantità significativa di tempo a scrivere e a fare tournée. Durante questa fase di lavoro ininterrotto, Roy ha trascorso meno tempo con i suoi figli e più tempo negli studi di registrazione e in tournée globali prolungate. Viaggiò anche molto in tutto il mondo. Un altro evento si verificò nel settembre del 1968 a Birmingham, in Inghilterra, quando Roy scoprì che i suoi 2 figli maggiori erano morti per un problema nella loro casa in Tennessee. Tutti e 3 i suoi figli erano morti. Lo stato emotivo di Roy divenne estremamente instabile a seguito di queste perdite. Nonostante ciò, nel 1969 riuscì ad alleviare parte della sua sofferenza sposandosi con Barbara Jacobs, dalla quale avrà 2 figli. Purtroppo, la sua tristezza ha influenzato notevolmente la sua capacità di lavorare, nonostante sia riuscito a ristabilire l'equilibrio nella sua vita personale. Negli anni '80, Roy vide una rinascita della popolarità grazie ai Wilburys in tournée e al recupero del rispetto per il lavoro svolto nella cultura popolare durante gli anni '60. Nonostante ciò, le lotte emotive che ha attraversato hanno continuato ad avere un impatto sulle fasi successive della sua vita professionale. Nonostante ciò, Roy è stato in grado di usare le sue capacità per portare gioia agli altri attraverso il suo lavoro, anche se soffriva a livello personale. Questo non sarebbe stato possibile senza la sua perseveranza. Furono i Wilburys a viaggiare. I semi del viaggio. I Wilburys erano un gruppo unico di giganti del rock, ognuno con una storia memorabile che sfidava le aspettative. Questo è un semplice mito. Lucky, Lefty, Nelson, Otis e Charlie T. Jr. erano i nomi dati al misterioso quintetto, che sembrava uscito dagli annali di un'epoca di menestrelli girovaghi ormai passata da tempo. Bob Dylan, George Harrison, Roy Orbison, Tom Petty e Jeff Lynne erano i membri di questo Dream Team musicale. In realtà, però, si trattava di un Dream Team musicale. Negli anni che precedettero la loro collaborazione nel 1988, questi idoli avevano navigato individualmente nei mari turbolenti del successo rock. Grazie al fatto che Roy si era esibito sul palco al fianco dei Beatles durante l'apice della Beatlemania, la sua popolarità si era già affermata in tutto il Regno Unito. Nel frattempo, Dylan e Harrison avevano sviluppato un'amicizia dinamica nonostante le correnti concorrenti della musica rock degli anni '60. Ciò è dimostrato dalla presenza di Dylan alle esibizioni di Harrison per il Bangladesh, cosa particolarmente insolita. Grazie alla capacità di Harrison di attrarre persone di talento nella sua cerchia, Jeff Lynne riuscì a produrre Cloud Nine quando Dylan era in tournée con Tom Petty e gli Heartbreakers. Si crearono così le condizioni per un incontro musicale del tutto casuale. Quando Harrison chiese agli altri membri dei Wilburys di comporre un lato B per il suo disco This Is Love, piantò i semi che sarebbero poi cresciuti nei Traveling Wilburys. Durante una visita per prendere una chitarra, Petty fu casualmente invitato a partecipare, il che portò alla creazione di Handle with Care, un capolavoro che implorava la pubblicazione di un album completo. Queste icone si dilettarono nel processo di creazione, tessendo un filo musicale che comprendeva una varietà di generi ed epoche musicali, personificando così lo spirito stesso dell'americana.
Il soprannome Traveling Wilburys era un riferimento agli scherzi in studio di registrazione per i quali Lynn e Harrison erano noti. Fu in studio che avvenne la magia. Echi di rock, country e pop si intrecciarono per formare un supergruppo che incarnava l'essenza collettiva della musica americana. L'album Traveling Wilburys Vol. 1 fu il loro primo album. L'uscita dell'album, accolta da un'attesa entusiastica e da ampi apprezzamenti da parte della critica, diede nuova linfa alle carriere di Dylan e Petty. Il disco, che vinse un Grammy, portò i Wilburys alla ribalta dell'attenzione pubblica, dimostrando che sembravano avere un ottimo rapporto di collaborazione. Le loro attività future furono funestate dall'inaspettata scomparsa di Roy nel dicembre del 1988. Harrison aveva in mente un film e una serie di registrazioni dei Wilburys, ma la scintilla del gruppo non si accese abbastanza per sopravvivere. Sebbene i singoli membri abbiano continuato a collaborare a una serie di progetti solisti dopo il 1991, la pubblicazione della raccolta Traveling Wilburys nel 2007 ha riacceso l'interesse per la storia della band. La compilation comprendeva video musicali e un documentario che elogiava il misterioso viaggio della band. I Wilburys sono rimasti profondamente colpiti dalla scomparsa di Roy, che li ha spinti a rendergli omaggio con commozione e a contemplare ciò che avrebbe potuto essere. I 4 membri superstiti della band, addolorati per la sua scomparsa, decisero di non sostituirlo e di mantenere la magia unica che avevano creato attraverso la loro breve ma significativa collaborazione. L'eterna coesione e il sodalizio musicale dei Traveling Wilburys, che hanno definito un'epoca, una morte e un'eredità, saranno per sempre considerati come il gruppo musicale che ha definito un'epoca. Nel 1988 la carriera di Roy raggiunge il massimo storico. Nel novembre del 1988 finì di registrare l'album Mystery Girl. Il primo disco che i Traveling Wilburys pubblicano è un successo e la sua carriera vive un periodo di rinascita. Aveva già in mente di scrivere un'autobiografia e sognava addirittura che Martin Sheen lo interpretasse in un film biografico. Il 52enne stava già sviluppando questi progetti. Considerando tutte le difficoltà e le sfortune che aveva vissuto in passato, è ragionevole pensare che fosse sollevato dal fatto che questa volta le cose andassero per il verso giusto. Erano solo i piccoli sintomi al petto di cui aveva parlato a Johnny Cash a doverlo preoccupare. Tuttavia, si trattava solo di una piccola somma, ed egli mantenne la capacità di volare in Europa per accettare un premio ed esibirsi in un concerto ad Anversa. Pochi giorni dopo l'esibizione di Roy, un manager del club di Boston in cui cantava espresse la preoccupazione che la salute di Roy potesse peggiorare. Tuttavia, il cantante si assicurò di portare a termine la sua esibizione. Il 4 dicembre si esibì anche al Front Row Theatre in Ohio. In seguito, è tornato a Hendersonville per rilassarsi per qualche giorno prima di prendere un volo per Londra per girare altri 2 film. Nei 2 giorni successivi, lui e i suoi ragazzi parteciparono insieme a un volo di aeromodelli e poi andarono a casa della madre per la cena. Quel giorno morì all'età di 52 anni a causa di un attacco di cuore. 9 anni prima della sua scomparsa, Roy si era sottoposto a un'operazione a cuore aperto, comunemente chiamata triplo bypass. A seguito dell'operazione, Roy ha iniziato ad avere problemi di variazione di peso, che non era in grado di controllare a causa del suo problema cardiaco prima di morire. Gli sono sopravvissuti la seconda moglie, Barbara, i 2 figli che hanno avuto insieme, Roy Jr. e Alexander, oltre al figlio più piccolo avuto con Claudette Wesley. Gli sopravvive anche la seconda vedova. Purtroppo Barbara ha perso 23 anni dopo la morte del marito a causa di un cancro al collo dell'utero. Tuttavia, i 3 ragazzi continuano a essere uniti dall'amore e dall'ammirazione per il padre, che li spinge a fare uno sforzo concertato per preservare la sua eredità ogni volta che è possibile. Esperto percussionista, scrittore, regista e produttore cinematografico. Alex è conosciuto anche con il suo nome d'arte, Orby. Inoltre, ricopre la carica di presidente di Still Working Music Group, un'organizzazione editoriale, nonché quella di presidente e cofondatore di Roy's Boys LLC, dove lui e i suoi fratelli sono responsabili della gestione dell'eredità del padre. A differenza del padre, Roy Orbison Jr. ha seguito le orme paterne ed è diventato musicista e produttore discografico. Un brano che non era mai stato ascoltato prima è stato rimasterizzato e creato insieme dai figli, per poi essere reso disponibile al pubblico.
Il 2014 è stato un anno importante per loro, poiché è stato l'anno in cui hanno sentito la voce del padre tornare in vita. Nella versione deluxe di Mystery Girl sono stati inclusi 9 brani del leggendario artista degli anni 60 mai ascoltati prima. L'aggiunta di chitarra e batteria alle canzoni ha permesso ai fratelli Orbison di realizzare il loro desiderio di esibirsi con il padre in un disco. Questo sogno fa parte di loro fin dall'infanzia, come aggiunta ai reali del rock. C'era John Carter Cash, figlio di Johnny Cash, il famoso cantante country. Alex sostiene che l'intera procedura ha avuto un grande successo nell'avvicinare i fratelli in vari modi e che i loro genitori sarebbero eccezionalmente orgogliosi di loro per questo risultato. Raccontateci nei commenti qui sotto come la straordinaria storia di Roy vi ha influenzato e come vi ha ispirato. Grazie per aver guardato il video. Ci vediamo nei prossimi video.